Carissimi, oggi andiamo a vedere un'applicazione che rispecchia un po' l'applicazione che avevo già portato sul canale, quindi ve la linko in descrizione sulle schede, che riguarda come animare le mappe dei viaggi. Qui si tratta di un'applicazione che si chiama Multidev Animation Maps, però ovviamente questa applicazione non me l'hanno regalata, quindi non mi hanno dato l'abbonamento annuale, quindi vi porterò la parte gratuita. Poi se questi signori sentiranno ovviamente le mie urla, se mi daranno l'accesso ovviamente alla parte anche a pagamento, vi porterò ovviamente l'altra parte. Intanto diciamo che è limitatina come cosa, però diciamo che può essere anche utilizzata, ok? Sempre nelle cose gratuite. Quindi andiamo a vedere questa applicazione che, come ho detto, è limitata e poi ovviamente tireremo le nostre conclusioni alla fine. Allora, io sono Gennaro, sempre Gennaro, non cambia mai, ovviamente la faccia è sempre quella, qui si parla di applicazioni e accessori legati al vostro smartphone e ovviamente ai tablet, più che altro rivolti a iPad. Quindi andiamo a vedere questo Multidev Animation Map. Tempo fa mi sono imbattuto in un'altra applicazione simile a quella che avevo portato sul canale forse qualche anno fa, per creare mappe animate soprattutto di viaggi, ok? Questa è un po' diversa e sicuramente una cosa che notiamo è una limitazione nell'utilizzo della parte gratuita, perché il costo non è proprio dei più, diciamo, a buon mercato, perché ovviamente va utilizzata se uno è professionista del settore, ovviamente. Vediamo che il costo è molto elevato, ok? Ecco, per questo che vi porterò la parte gratuita, perché ovviamente ho chiesto l'abbonamento per portare tutto, ovviamente tutto, diciamo, l'applicazione completa, però non mi è stata data nessuna risposta. Ecco, questa è un'applicazione che però, innanzitutto gira su Android e su iOS, quindi è compatibile con tutti i sistemi, ma non solo, gira anche sul web la stessa cosa, quindi potete utilizzarla anche dal browser, ma noi ovviamente la utilizzeremo ovviamente dal nostro buon iPad. Ok, possiamo andare ad aprirla. Come prima schermata abbiamo questa con molto ovviamente l'ultimo viaggio che abbiamo, no, non è l'ultimo viaggio, è una cosa random e questa è la schermata di inizio. Da questa parte abbiamo ovviamente queste due iconette che poi vedremo cos'è. L'upgrade che vi faccio vedere subito, diciamo che se volete fare una sottoscrizione potete farla, abbiamo anche qua sotto 100 video a questo prezzo qui, quindi abbiamo voi la scelta di potervi abbonare o no, ma nella parte gratuita possiamo accontentarci, possiamo fare una cosa ridotta, possiamo però utilizzarla ugualmente. Da questa parte qua abbiamo un menu dove troviamo innanzitutto i miei video. Se siamo nella creazione dei video troviamo i miei video, che sono questi, tutti quelli che ho fatto. Purtroppo cliccandoci sopra non andiamo in un preview e questa forse è una super mancanza. Possiamo solamente andarli di nuovo a rigenerare oppure salvarli all'interno di una pennetta o di file, quello che è. E poi vabbè, sotto abbiamo altre cose che non ci interessano, ok? Però questa forse è una mancanza non da poco, perché mi sarebbe piaciuto vedere ovviamente il preview e io non l'ho trovato da nessuna parte. Comunque, andando qua abbiamo anche, vabbè, il solito upgrade, anche diciamo alcuni esempi e vedete da questi esempi che praticamente ci sono tanti elementi che si possono aggiungere qualora uno facesse l'abbonamento annuale, mensile o settimanale. Mentre la parte gratuita resta molto striminzita. E vabbè ragazzi, ok? Qui ci sono altri demo che si possono andare a vedere. Può fare ovviamente orizzontale, quadrato e verticale. Se ritorno qui, abbiamo ovviamente quello che ci interessa è qua, crea video. Quindi la creazione di video avviene di qua. Come avviene la creazione di video? Innanzitutto vi faccio vedere le opzioni sono racchiuse qua dentro e come vedete sono ben poche quelle che possiamo utilizzare gratuitamente, quindi abbiamo queste opzioni qui, ma poi poco e niente, ok? Possiamo solamente decidere la grafica, ok? Come vogliamo che appaia il nostro filmato, possiamo decidere ovviamente il formato, ok? Possiamo anche vederlo in preview, ok? E poi possiamo decidere anche qua forse cos'è il background, sì, il background di colore, ok?
che colore vogliamo il background. Quindi possiamo fare abbiamo queste opzioni. Stop, non abbiamo più niente, ok? Quindi, ragazzi, purtroppo, ecco, oggi c'è un maltempo che forse internet è abbastanza lentuccio. Allora, e qui sono le opzioni. Poi, ovviamente, se fate l'upgrade, avete anche queste opzioni qua che sono eh, tutto riguardanti i colori. Vedete, abbiamo tutti i colori, ovviamente di tutto quello che è, i label, abbiamo la velocità, ecco la velocità è importante, abbiamo zoom in o zoom out, abbiamo i frame per secondo, ecco la velocità è importante perché secondo me sono un po' velocini, ok? Diciamo in gratuiti sono un pochino veloci, però ci restiamo. Qui dentro invece si va alla creazione vera e propria. Vedete, qua c'è già una lista, ok, diciamo di località da cui partire e da cui arrivare. Ecco, possiamo innanzitutto andare sulla matita per modificare, ok, qualsiasi di queste, oppure ci clicchiamo dentro città. Oppure andiamo sul secchiellino e cancelliamo tuttino. Perché cancelliamo tutto? Perché ovviamente vi faccio vedere come si fanno. Innanzitutto qua sotto abbiamo diciamo un pochino di suggerimenti, ok, di qualche viaggio. Quindi se io vado a cliccare in uno di questi, ci verrà ovviamente creata una lista di città, ok? Quindi dove partire, dove arrivare. Se vado nel simbolino, teoricamente facendo l'upgrade posso cambiare anche il simbolo, però non avendo l'upgrade non posso farlo, mi devo stare con l'aeroplanino. Quindi è questo. Si può cambiare nome, ovviamente andando sopra. Vedete, ogni campo si può aggiungere o eliminare una città. Se io vado adesso a eliminare l'ultima, per dire, e vado a dare invio, lui ovviamente mi rigenera il tutto con la città mancante, ok? Vedete? Perfetto. Quindi possiamo anche cambiarla un centro, eh? Facciamo una cosa, facciamo Nizza, mettiamo Roma, ok? Quindi facciamo così e lui adesso al volo mi cambia tutto l'itinerario. Ovviamente una volta che poi ho fatto l'itinerario posso andare a diciamo fare la nostra mappa. Vedete c'è anche la macchina, ha cambiato aereo, eccetera, eccetera. Ecco, se voglio tenere questa, diciamo, questa lista, vado qua e la creo. Altrimenti adesso andiamo fuori da questa schermata perché possiamo ovviamente aggiungere manualmente le città. Quindi se io voglio fare così, parto da Genova, lui, aspettate che l'ho cancellata, vedete lui la trova, Genova, poi posso proseguire ovviamente a dare tutta la lista delle città dove voglio andare. Eh, ok? Quindi qua ho la lista fatta da me. Se no, posso andare ovviamente a generarne una facendo come ha fatto lui, ovviamente mettendo virgole tra le varie città. Quindi cancelliamo di nuovo queste e qui andiamo a scrivere qua dentro. Andiamo a scrivere. Ecco, qua non si può sbagliare. Genova, Roma, Milano e poi Nizza. Milano mi dà errore perché? Ok, mi dà errore tutto. Allora, Nizza, vado avanti così con la freccia e lui, vedete, mi fa generare di nuovo tutte le località che io vorrei toccare. Anche qua sempre posso modificarle, aggiungere anche ovviamente una località, sempre virgola, e faccio Palermo. Vado di nuovo così e lui va a generare di nuovo la lista. A questo punto, se io me ne sto di questa lista qua che ho generato, ok, non so perché qua o di là, ma questa forse è una cosa che dovrebbe essere random, ma non c'è un tasto random. Vediamo un po'. Top beta, questa è anche beta, quindi dovrebbe generare le cose automaticamente, ma le genera qua. Forse qua, vediamo un po'. No, è sempre la mia. Però è qua dentro quelle generate dall'intelligenza artificiale, diciamo così che ci vuole mica l'intelligenza artificiale. Vado qua e lui mi crea la lista, vedete?
mi crea la lista di tutte quelle che ho detto. A questo punto basta, ragazzi, non c'è più niente da fare. Le foto qua non si possono mettere perché ovviamente non ho l'upgrade, e anche questa fa parte dell'upgrade. Ok, dai, come dire, accontentiamoci. Andiamo qui e creiamo il video. Qui mi chiede di nuovo l'aspetto, ok? Mi chiede di nuovo la risoluzione, ma diciamo più di questo non posso andare perché ovviamente la limitazione è anche questa. Vado a far così. Ah, c'era anche da aggiungere il nome se volevamo il nome del nostro itinerario, però non l'ho fatto. Adesso andiamo a vedere dov'è. Sembra che ci sia il nome. Ok, sta generando, ok? E a questo punto cosa posso fare quando ha generato tutto? Posso andare a salvare nel rullino fotografico, ok? Così, vedete che salva. Oppure, grazie, qua posso fare ovviamente la stessa cosa, andare a salvarlo in una pennina. Ecco, vi volevo far vedere una cosa. Crea video. Se vado nelle impostazioni, mi sembra di aver visto qua giù, ecco qua sotto, vedete, titolo, ok, Lupa e Amaretti, ok, e abbiamo anche la musica, questo non ve l'ho fatto vedere. Abbiamo la musica che possiamo scegliere per il nostro viaggio, quindi possiamo anche mettere una musichina, ok, per accompagnare il tutto, ma diciamo, direi che non so, lasciamo stare così che è meglio e basta, diciamo che le opzioni, e vabbè, la lingua, ovviamente italiano, ok, ehm, italiano, qua la musica ovviamente è il titolo. Andiamo a vedere però adesso cosa ha fatto, ok, tanto per vedere com'è. Eccolo, vedete? Vedete? Ok? Molto bella come grafica. Ok? Vedete? E questo è praticamente diciamo, l'effetto finale che avete col video gratuito. Ok? Però se volete magari qualcosuccia potreste anche magari se avete un'agenzia immobiliare, ovviamente agenzia immobiliare, agenzia di viaggi, pardon, avete anche più funzioni. Che cosa dire di questa applicazione? Allora, possiamo dire che non è male, a me è piaciuta abbastanza. Certo, la parte gratuita è molto limitata, ok? Non abbiamo tante funzioni come una che almeno a me è risultata un po', come dire, che manca nella parte gratuita, rallentare un po' l'animazione, ok? La velocità di avvenzione è un po' più lenta, però poi per il resto si può anche usare così, non si possono inserire ovviamente le foto, non si possono inserire simboli, loghi eccetera eccetera, però diciamo ragazzi uno si paga l'abbonamento che adesso non mi ricordo qual è, ma non è tanto, non è pochissimo all'anno, oppure una settimana in base a quello che la vostra esigenza. Ovviamente queste applicazioni sono rivolte a un'agenzia diciamo di viaggi, ok, che voglia fare ovviamente sui monitor qualcosa, oppure chi va a fare viaggi non è ovviamente diciamo adatto a persone come me che stanno sempre qua in questo studio, quindi non mi servirebbe a niente. Quindi io riscriverò a questi personaggi, a queste persone, a questi sviluppatori, e vedremo un po' se mi danno la parte anche a pagamento, e quindi faremo un altro video. Con questo, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, ragazzi, forza, forza. Lo so che certe volte non interessa, però ragazzi, condividiamo lo stesso e così mi fate crescere. E alla fine, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche di video che posterò in futuro. E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.